bentrovati, io come sempre sono Gianluca del canale Storie dalla Storia. L'episodio di cui vi parlo oggi sembra quasi tratto da un film. Un orso che viene adottato da una rifugiata polacca e che combatte contro i nazisti in Italia. Questa è la storia dell'orso Wojtek. Ciao amici, scusate se vi davo le spalle, ma stavo vedendo con molta attenzione questo video. Questo video, che potete raggiungere sul canale del mio amico Gianluca, del canale Storie dalla Storia, è veramente molto interessante e mi ha dato il via a questo video che, come vedete, ha anche un titolo piuttosto emblematico. Infatti, durante il video di fine anno vi avevo detto che avevo comprato un piccolo oggettino per il mio canale. Ebbene, questo piccolo oggettino si chiama Anycubic Photon S. Si parla quindi di stampante 3D a resina. Vedendo il video di Gianluca ho detto: orsetto Wojtek, perché non stamparlo in 3D? Ebbene, in questo video vediamo il file come è stato lavorato sullo slicer di Anycubic, come è stato poi stampato e la pittura finale. Questo piccolo oggettino poi verrà mandato a Gianluca quale mascotte del suo canale. Devo ringraziare quindi Gianluca e ora vediamo come lavorare con lo slicer per quanto possibile di Anycubic e poi vediamo che cosa ci tira fuori la nostra stampante. Una stampante, come dicevamo, a resina, quindi non a filamento bensì a resina. Vi lascio quindi al video vero e proprio e vi raccomando, andate a seguire anche Gianluca sul suo canale. Bene amici, questo è lo slicer di Anycubic, ve lo faccio vedere direttamente dal computer. Una volta che avete aperto lo slicer potete importare direttamente in questo il nostro modello. In questo caso ho questo orsetto Wojtek già disegnato e trovato free su internet. Potete vedere come si può muovere ovviamente la visione a 360 gradi, possiamo muovere a destra, a sinistra, in alto, in basso e ovviamente possiamo ruotare intorno all'oggetto per vedere quanto meglio a tutto tondo la nostra scultura. Questo quindi sarà il nostro Wojtek che andremo a ridurre in scala e a stampare. Per quanto riguarda la scala, possiamo da questo tasto scalare l'oggetto e inserire i millimetri che ci occorrono. Possiamo inserire qualsiasi scala noi vogliamo. Il bello della stampante è che una volta che abbiamo un oggetto in 3 dimensioni possiamo ovviamente stampare quello che si vuole. Poi, come avete visto, possiamo esportare l'oggetto da portare poi sulla stampante tramite una pennetta. Ciao amici, sono passate circa 4 ore e mezza, abbiamo lanciato la stampa e vediamo ora che cosa è venuto fuori dalla stampa. Ebbene, ecco qui i nostri, o meglio, il nostro orsetto. L'ho fatto veramente piccolo come mio consueto, perché come sapete benissimo lavoro sulle piccole miniature, come in questo caso. E dicevo appunto che sarà una veramente mini mascotte del canale di Gianluca, Storie dalla Storia. E oltre questo ho voluto creare anche addirittura un soggetto molto più piccolo che ho già dipinto e messo su questa piccola basetta. Ecco qua, quindi questi sono i 2 orsetti Wojtek che ho stampato. È una stampa che, come vi dicevo, è durata circa 4 ore. Ho cercato di impostare il livello qualità-tempo nel miglior modo possibile e sono queste quindi le prime prove che ho fatto con la Anycubic. Sicuramente porterò altri video con questa stampante. Io direi ora
Avendo quindi i due oggetti stampati, direi di avvicinarci al tavolo da lavoro, vedere il dettaglio di questi due oggettini e quindi direi all'interno di questo video di continuare con la pittura di questo Wojtek che sarà inviato a Gianluca. Avviciniamoci sul tavolo di lavoro e vediamo quindi come dipingere Wojtek e vediamolo più nel dettaglio. Vediamo ora nel dettaglio il nostro Wojtek. Ecco qui, quello che abbiamo tirato fuori dalla stampante più nel dettaglio. Devo dire che per essere una delle prime prove non è per niente male. Questo è il Wojtek che ho già dipinto e che vedete è tutto sommato abbastanza, secondo me, interessante. Ho voluto qui mettere una basetta d'oro per avere un contrasto, direi, maggiore, anche troppo forse. Ora cominciamo con la pittura del Wojtek che andrà inviato quindi a Gianluca. Per prima cosa, con l'aerografo e con un colore nero, in questo caso, ho direttamente cominciato a dare un primer. Ho coperto ovviamente il tutto. Poi con del colore bianco ho iniziato a profilare e ad illuminare la parte che potrebbe essere più illuminata effettivamente dalla luce. Quindi ho utilizzato un espediente per questo piccolo Wojtek che si utilizza per gli stessi figurini. Una volta fatto questo, con questo marrone della Vallejo ho dato la prima base, anche in questo caso lavorando con l'aerografo. Anche con il marrone ho coperto tutta la superficie del nostro orsetto e della basetta stessa. Purtroppo con Wojtek non abbiamo molti colori, ovviamente essendo un orso bruno sarà predominante il color marrone. Bene, finita questa prima fase ad aerografo ho lavorato quindi con un pennello, utilizzando quindi sempre i colori della Vallejo per realizzare le luci e le ombre, iniziando a cercare di variare per quanto possibile la pelliccia dell'orso. Con un colore marrone, quello utilizzato per la base, e un Iraqi Sand ho cercato di modificare direttamente e andare ad illuminare altre zone sulla pelliccia stessa. Vi accelero poi anche i passaggi perché comunque è una pittura abbastanza standard. Ecco qui, dopo vari passaggi e dopo aver insistito con quel colore e ovviamente anche con un nero nelle parti più profonde, possiamo vedere come ho cercato di far emergere la pelliccia dell'orso. Poi per quanto riguarda quella pietra che si trova alla base dello stesso orso, ho lavorato con il nero. Dopo aver passato il nero, ho realizzato il bianco per far sembrare effettivamente una roccia. Infine, con un verde oliva, ho cercato di far emergere il colore dell'elmetto, almeno così da avere un colore diverso dal marrone sulla stessa basetta. Poi, con questo colore della Citadel, ho realizzato il bossolo che avete potuto vedere anche nella scultura 3D, nello slicer di Anycubic. Infine, mi sono divertito, anche se su una superficie così piccola, a lavorare con questi effetti della MIG, sia sulle rocce, sul terreno, sia sull'elmetto. Questi sono dei lavaggi che ho potuto passare, come vedete, con un pennello, molto semplicemente.
ho utilizzato due colori. In questo caso è un marrone piuttosto scuro, per andare a realizzare quell'idea di sporco, di terra, sia sull'elmetto che ovviamente sulla stessa basetta. Poi con questo North Africa Dust allo stesso tempo ho cercato di variare un pochino il tono. Infine, con dei pigmenti sempre della MIG, della AK, ho cercato di variare ancora di più il terreno. In questo caso con un terreno sabbioso o con un terreno, come avete visto, più scuro. Ho enfatizzato quei contrasti che avevo precedentemente realizzato con i colori acrilici e poi con quei wash MIG. Ho rimosso gli eccessi del pigmento, ovviamente con dell'acqua. E diciamo che il mio Wojtek inizia effettivamente a prendere forma e a prendere vita. Ho aggiunto quindi un minimo di vegetazione anche per dare un maggior colore, un maggior risalto a questa piccolissima basetta. Su quella colla Vinavil ho aggiunto questa spugna tritata, questa sorta di spugna tritata con delle pinzette. Infine, con dell'ultra matte della MIG ho reso opaco effettivamente il mio Wojtek. Poi, con del verde oliva a mo' di dry brush ho illuminato l'erbetta. Allo stesso tempo, anche sulla basetta, sul terreno, ho realizzato dei piccoli dry brush. Infine volevo aggiungere un piccolo tocco in più, quindi con questi fiorellini della Mini Nature e la colla 21, il cui link è in descrizione, ho aggiunto un tocco di colore. Mi sono aiutato ovviamente, essendo piuttosto piccolo, con delle pizzette e un bisturi per metterli in posizione. Quindi amici, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete fatto. Scusate oggi per la voce e seguitemi anche nei prossimi video e mi raccomando, seguite oltre ai miei amici youtuber anche lo stesso Gianluca. Ciao a tutti amici!